Ciao a tutti, in questo video vedremo come utilizzare dei video orizzontali in una timeline verticale utilizzando uno strumento automatico di conversione e ritaglio in Filmora. Sempre più spesso abbiamo necessità di utilizzare formati video per diverse destinazioni e in particolare la fase più critica è quella di dover utilizzare dei video registrati in orizzontale per destinazioni come i social che vogliono formati verticali, magari non avendo registrato fin dall'inizio proprio con questa intenzione. Ad esempio qui ho una timeline impostata in 9/16, quindi in verticale, con una serie di video orizzontali con dei soggetti. Chiaramente se io vado a inserire in timeline e mantengo le proporzioni del video, il risultato è quello di avere un video di questo tipo che posso sicuramente andarmi a modificare, ma a seconda del tipo di inquadratura potrei non avere il soggetto perfettamente al centro. Questo è ancora un caso in cui funziona abbastanza bene, ma ci sono altre situazioni in cui il soggetto chiaramente esce a un certo punto dall'inquadratura o comunque rimane tagliato. Fortunatamente esiste uno strumento automatico che permette di fare questa conversione. Esiste da tempo, ma in realtà è stato aggiornato con una funzionalità molto importante. Infatti, fino a questo momento era possibile andare su una clip in libreria, cliccare sul tasto destro e aprire le opzioni di reframe automatico. Lo proviamo proprio sulla clip di prima. Questo ci apre la nostra finestra che ci permette di convertirlo. Qua possiamo scegliere le proporzioni, vedete ci sono i formati più comuni, nel mio caso metterò proprio 9/16, e la cosa interessante è che ovviamente ci permetterà di selezionare anche qual è il soggetto principale. E questo viene fatto in automatico dal software che analizzerà il nostro video. Infatti cliccando su analizza, lasciando la velocità automatica, diciamo che la sensibilità su quanto spostare il ritaglio durante l'andamento del video, che poi possiamo eventualmente modificare. Cliccando su analizza ci viene proposta un'anteprima in cui ci viene mostrato proprio come il software cerca di seguire il soggetto. In questo caso ha funzionato perfettamente. In riprese più rapide e più complesse potrebbe non essere così e vedremo come andare a modificarlo. La cosa importante è che è stata aggiunta proprio una nuova impostazione, perché inizialmente era possibile solo ed esclusivamente esportare questo video esternamente, quindi fare un export, e poi avremmo dovuto rimportarlo all'interno del nostro progetto, e stessa cosa avremmo dovuto importarlo da fuori, non dal nostro progetto ma direttamente dalle nostre cartelle, dal nostro hard disk. Mentre adesso è possibile fare tutto all'interno del progetto e possiamo anche aggiungerlo alla cronologia, ossia ai nostri video che stiamo editando. Infatti cliccando su questo pulsante ci viene chiesto delle opzioni di conversione. Noi manterremo le proporzioni della timeline e vediamo che è stata aggiunta sia la nuova versione qui, che possiamo quindi in ogni momento andare a riutilizzare, ma soprattutto è stata aggiunta automaticamente alla nostra timeline e vedete che il soggetto è perfettamente al centro. Possiamo provarlo anche con altre tipologie. Ad esempio proviamo questa ripresa che era diversa e la persona finiva molto rapidamente fuori dall'inquadratura. Facciamo una piccola prova, reframe automatico, gli diamo sempre 9/16 e la velocità automatica per ora. Vediamo che riesce a seguire il soggetto senza troppi problemi, anche nel movimento che prima rimaneva tagliato fuori. Ecco, vedete che in questo caso quando l'oggetto aumenta di velocità esce fuori e il tracking viene perso, e questo però non è un problema perché noi possiamo in ogni momento aiutare il software. Quindi ad esempio possiamo dirgli qui di spostarsi un pochettino più a sinistra e questa informazione verrà proprio registrata qui sulla timeline. Quindi possiamo poi andare avanti e suggerirgli la nuova posizione. Poi chiaramente qui il soggetto è quasi fuori dall'inquadratura, quindi il software fa più fatica, ma dandogli questa impostazione non avremo problemi particolari. E soprattutto è molto rapido fare questa operazione, quindi anche nel caso di aggiustamenti non si hanno perdite di tempo. Aggiungiamo anche questa ripresa che funziona perfettamente e quindi possiamo vedere come anche in casi un po' particolari, proviamo ad esempio con questa ripresa sportiva, riusciamo a montare un video verticale utilizzando dei footage che in realtà sono orizzontali anche dove c'è molto movimento. Qui addirittura riesce a seguirlo fino alla fine, quindi non c'è neanche bisogno di toccare niente, ci basterà aggiungerlo. Proviamo anche con questa ripresa che è molto più rapida e quindi potrebbe avere qualche problema in più. Proviamo a far partire l'elaborazione e in realtà il soggetto rimane perfettamente al centro, quindi anche qui non abbiamo problemi particolari. Abbiamo quindi visto come utilizzare il reframe automatico di Filmora per convertire velocemente dei video
da orizzontale a verticale, potendo però seguire automaticamente il soggetto per evitare che appunto rimanga fuori dall'inquadratura o tagliato dalle proporzioni del nuovo formato. Come al solito fatemi sapere nei commenti se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.